Bentornati sugli Escusauriti con Pat e Jacopo. Oggi vedremo chi secondo noi si qualificherà della seconda semifinale. Dopo aver visto la prima, giustamente è il turno della seconda. Ma prima, sigla. Prima di cominciare, scriveteci nei commenti chi sono le vostre 10 qualificate della seconda semifinale, così poi scoprirete le nostre, ma non barate, mi raccomando, scrivetelo prima di sapere le nostre. Allora, Jacopo, questa seconda semifinale, ammettiamolo, è un enorme punto interrogativo. Un enorme punto interrogativo. Diciamo che ci sono alcune canzoni che sicuramente non abbiamo dubbi che si qualificheranno. Per le altre è un'enorme domanda. Tutto può succedere qui, veramente tutto può succedere. Jacopo, allora, partiamo con la prima. Sì, allora, la prima sicura qualificata è l'Islanda, inutile proprio parlarne. Anche lo staging che hanno portato nelle prove è assolutamente divertentissimo. Io penso che se la possa battere anche per la vittoria. Però, insomma, vedremo. Però, in ogni caso, il posto in finale è garantito. Sì, quello sì. Per la vittoria non sono così convinta. Però comunque sicuramente passerà alle semifinali, ma proprio questa deve essere proprio l'ultima delle loro preoccupazioni. La seconda sicurissima qualificata è la Svizzera. Se posso, dopo aver visto appunto le prove che hanno fatto, guarda che vince. Sì, assolutamente winner quality, perciò ho detto che l'Islanda si può battere per la vittoria, perché secondo me alla fine, se escludiamo eventuali colpi di genio assoluti dalla Francia, secondo me il duello finale sarà Islanda-Svizzera, però vedremo. Al momento non abbiamo ancora guardato prove della Francia, quindi tutto ancora può succedere. Però la Svizzera ha saputo giocare benissimo con gli spazi, benissimo con le telecamere, lui benissimo con il suo corpo, perché si muove anche. Complimenti, è stata veramente un'ottima scelta. E non c'è il pianoforte, che tutti quanti chiedevano di non farci essere e sono stati accontentati, e infatti lui non sarà sul palco col pianoforte. No, infatti è stata proprio una sorpresa questo staging. Io non me lo sarei mai aspettato così, sinceramente, ma proprio mai. Complimenti. Dobbiamo dire che è uno staging molto alla Euphoria, quindi poi non vediamo l'ora di sapere cosa ne penserete, perché veramente secondo me è eccezionale. Terzo paese sicuramente qualificato per noi è San Marino, che ha saputo veramente giocare tutti gli assi nella manica che aveva. La prova è stata veramente fenomenale, divertentissima, nonostante non fosse uno dei miei pezzi preferiti, però sicuramente azzardo anche una possibile top 10. L'unica cosa che c'è da chiedersi è la legittimità del copricapo di San Marino. Questo copricapo con dei simboli religiosi che non si potrebbero tecnicamente portare all'Eurovision. Sicuramente se lo hanno fatto in prova e non va bene, qualcuno gliel'avrà detto. Però sicuramente appunto San Marino qualificato. Prossima qualificata secondo noi è la Finlandia. Si sono dimostrati degli animali da palcoscenico. Hanno tenuto benissimo il palco, non c'è stato niente fuori posto. È una di quelle canzoni che se ci fosse il pubblico farebbe faville. Vedremo anche poi, magari ne riparliamo, quando uscirà anche la prova dei Maneskin, vedere le differenze sulla tenuta del palco su due canzoni così simili. Che ormai infatti è diventato un po' il derby Finlandia-Italia sulla questione. Sì, ma cioè, Inter-Milan non è mai stato così incredibile. La Finlandia ha fatto un ottimo lavoro comunque, secondo me si qualificherà a mani basse proprio. Prossima qualificata secondo la nostra opinione è la Bulgaria, che comunque ha un pezzo appunto non di impatto immediato, ma un bel pezzo innegabilmente. Lo staging è interessante, sebbene non abbia particolari colpi di genio, però comunque è molto interessante e secondo noi non c'è assolutamente da discutere se passi o meno in finale, insomma. In finale però non so cosa farà sinceramente, cioè le semifinali le passa, in finale prossimo paese che sicuramente passa le semifinali è la Grecia. La Grecia ha investito tantissimo sullo staging, cioè si vede che hanno fatto proprio un lavoro di qualità, che hanno investito risorse, che hanno investito probabilmente anche comunque soldi, perché è proprio preciso, non so come dire, tutte le cose sono messe in un punto preciso, calcolato, è proprio fatto bene quello staging e valorizza anche tanto la canzone questa cosa. Sì, è molto studiato, io non sono convinto dell'impatto di qualità che può avere, cioè sicuramente gli effetti speciali che si sono inventati sono belli, sono interessanti, lo trovo un po' kitsch in alcuni momenti, diciamo così, però sicuramente ha un assurdo impatto visivo, cioè
l'effetto wow te lo dà subito appena guardi. Sì. Quindi, Sì. E poi la canzone è molto apprezzata, quindi è indubbio che si qualificherà. Ok, poi entriamo nel campo un po' delle sorprese, perché qui inizia a diventare tutto molto sfumato e quindi forse potrebbe stupirvi questo, ma secondo noi la prossima qualificata è il Portogallo, che si è riuscito a contraddistinguere per una prova veramente con i fiocchi, e questo l'ha anche fatta salire tantissimo nelle previsioni di vittoria dei bookmakers. Se non sbaglio ha scalato addirittura 6-7 posti in pochissimo tempo, quindi anche i bookmakers la danno per qualificata quasi sicura. Riuscirà a prendere uno degli ultimi posti, diciamo. Certo, però ce la farà. Però ce la farà, e quindi questa è una sorpresona, perché fino a poco prima delle prove nessuno se lo sarebbe aspettato, e invece a sorpresa, io sono molto contenta, lo sai che quella canzone mi piace tantissimo. Sono contenta che siano riusciti a valorizzare comunque anche il palco. Hanno fatto un ottimo lavoro e raccoglieranno i frutti, ecco, di questo impegno. meraviglie dell'Eurovision. Esatto. Prossimo paese che secondo noi passerà alle semifinali è l'Albania. L'Albania porta una canzone che è passata abbastanza sotto banco. Non è stata al centro dell'attenzione, mettiamola così, però lei è veramente un animale da palcoscenico. Cioè lei, oltre ad avere una bellissima voce, un pochettino come Manizza, diciamo, che abbiamo detto per la prima semifinale, è proprio il palcoscenico, cioè si vede che quello è il suo habitat, non so come dire, che ci sta proprio bene, e il palcoscenico lo tiene se lo prende, quindi secondo me riuscirà a passare le semifinali. Noi poi ci eravamo già detti che ci sono dei posti fissi in finale per chi porta la migliore voce, e lei Esatto. Assolutamente, indubbiamente è una delle voci migliori qualitativamente. Sì. In gioco, quindi Albania qualificata. Anche qui un'altra sorpresa che non ci saremmo aspettati prima delle prove: l'Austria. Pensiamo che si qualificherà perché, nonostante la canzone non sia niente di che, diciamoci la verità, lui è stato in grado veramente di non sbagliare una sola nota sul palco, anche molto in grado emotivamente di trasmettere quello che doveva trasmettere la canzone, e il lavoro sul palco è stato secondo me ottimo, molto minimale, ma comunque proprio per quello riesce a catturare l'essenza di quello che vuole far passare Vincent Bueno, che si è dimostrato un cavallo di razza. Sì, esatto. Vedi, è proprio la grandissima differenza tra le versioni, i videoclip, diciamo, e poi le versioni live. Possono completamente cambiare le sorti di una canzone. Un qualcosa che magari in video non funziona può risultare, come hai detto tu, un cavallo di razza poi sul palco, quando veramente sul palco lo metti. Quindi si qualificherà. Ok, siamo arrivati al momento finale in cui la nostra ultima qualificata, come al solito, non coincide. Dimmi tu, qual è la tua qualificata? Allora, per me l'ultima qualificata è la Serbia, perché nonostante la canzone non sia il massimo, nonostante insomma non sia presa come una grande favorita dal pubblico, la Serbia ha saputo portare uno staging secondo me molto d'effetto, molto semplice, ma comunque loro portano un'energia sul palco che io non mi sarei veramente mai aspettato, e ti fanno veramente divertire. Io sono veramente rimasto positivamente sorpreso. Ti ripeto, nonostante non fosse la mia canzone preferita, secondo me è veramente un'esplosione di vita che ci sta bene in quella semifinale, in cui comunque ci sono molte più ballad, insomma è una semifinale che sembra molto più calma e tranquilla, diciamo. Bene, si concorda, ha portato veramente un'esplosione di vita la Serbia sul palco. Però secondo me l'ultima a qualificarsi non sarà la Serbia, ma sarà l'Estonia. Farà un pochettino il bis, diciamo, come Viktor Krone. Nessuno pensava che potesse qualificarsi, e invece alla fine ce l'ha fatta, e come. Quindi secondo me potrebbe ricapitare una situazione del genere. Se passasse io sarei contentissimo. Bene, Jaco, quindi direi che è tutto. Sì, per oggi è tutto. Non vi dimenticate di iscrivervi e di attivare le notifiche per non perdervi neanche uno dei prossimi video. Un abbraccio dagli esauriti. Ciao, alla prossima!